Buongiorno ragazzi. Karl Marx è un importantissimo filosofo tedesco dell'Ottocento, il fondatore del cosiddetto comunismo scientifico. Marx nasce a Treviri il 15 maggio 1818. Treviri è una città della Germania che si trova nella zona della Renania, nella zona renana, nella zona del fiume Reno, quella parte della Germania che è più vicina alla Francia, dove si beve vino invece di bere birra, per intenderci. Treviri è una cittadina che ha avuto una grande importanza storica perché era sede di un vescovo che era elettore, cioè era uno dei 7 principi tedeschi che eleggeva l'imperatore del Sacro Romano Impero Germanico, impero che da qualche anno era stato abolito al momento della nascita di Karl Marx. I genitori di Marx erano in buone condizioni economiche, il padre era avvocato, la madre era casalinga. Entrambi i genitori sono di origine ebraica, però attenzione, non particolarmente osservanti. Tanto è vero che a seguito delle leggi antisemite che esistevano in Renania, il padre di Karl dovette scegliere tra la religione, l'ebraismo, e la professione di avvocato. Intendo dire che per continuare a svolgere la professione di avvocato, lui doveva abiurare la religione ebraica e non ebbe problemi nel farlo, cioè eh, scelse la professione piuttosto che la religione. Quindi i due genitori di Marx non erano particolarmente religiosi né particolarmente osservanti, tuttavia alcuni interpreti hanno ricercato nella tradizione ebraica, nell'ebraismo, alcuni fattori determinanti all'interno della filosofia di Marx. Tuttavia Marx non fu educato alla religione ebraica, non fu educato, non so, in una scuola talmudica, qualcosa del genere. Non conosceva la lingua ebraica. Marx frequenta le scuole, come le possiamo chiamare? Le scuole cristiane, ok? Frequenta il liceo nella sua città di Treviri. Poi si iscrive a giurisprudenza alla facoltà di legge all'Università di Bonn. Marx all'inizio è veramente uno studente scapestrato, non supera gli esami, a Bonn si dedica più alla vita goliardica e godereccia piuttosto che allo studio. Quindi il padre lo spinge a passare a trasferirsi alla più austera, alla più severa, anche alla più fredda, nel senso proprio del clima, Università di Berlino. Marx si trasferisce all'Università di Berlino frequentando corsi di filosofia a partire dal 1836. Già dall'esperienza di Berlino lui diventa amico di esponenti della sinistra hegeliana, in particolare a Berlino si lega a Bruno Bauer, di cui abbiamo parlato, ricordate, nella lezione sulla sinistra hegeliana. Sempre nel 1936, proprio l'anno in cui si trasferisce a Berlino, Marx si fidanza con Jenny. Attenzione, non è inglese, si tratta di nomi tedeschi, quindi anche se è scritto esattamente come in inglese, con la I lunga, con la J, si pronuncia Jenny, d'accordo? La sua fidanzata Jenny von Westphalen, era una ragazza di una famiglia aristocratica molto molto importante e molto ricca. Pensate che il fratello di Jenny sarà in seguito ministro degli interni della Prussia per ben 10 anni. Marx e Jenny si sposeranno nel 1843,
diversi anni dopo essersi fidanzati, si fidanzarono in segreto. Ovviamente ebbero dei problemi perché la famiglia di lei, aristocratica molto ricca, non poteva vedere di buon occhio la sua unione con un rivoluzionario come Marx. Tuttavia Jenny rifiutò le idee conservatrici della sua famiglia. Jenny condivideva le idee di Marx, era anche lei una rivoluzionaria comunista, e quindi abbandonò la sua famiglia, si sposò con Marx. Jenny non abbandonò mai Karl Marx, gli rimase sempre vicino, anche nei periodi più difficili, anche nei periodi di miseria nera. I due ebbero due figlie, lo vedremo in seguito. Nel frattempo Marx si sposa nel 43, nel 41 si era laureato a Berlino con una tesi in filosofia avente il titolo Differenza tra la filosofia della natura di Democrito e quella di Epicuro, quindi una tesi naturalmente relativa al materialismo antico. Bauer e il suo amico Marx spera di iniziare una carriera universitaria facendosi aiutare da lui. Per questo si trasferisce nuovamente a Bonn, proprio perché Bauer si sposta a Bonn. Però Bauer, come molti della sinistra hegeliana, l'abbiamo accennato nella lezione scorsa, cade in disgrazia per via delle sue idee filosofiche, in particolare per via della sua ostilità nei confronti del cristianesimo, per via della sua teologia non ortodossa, sicché la carica universitaria di Marx è bloccata. Lui sperava di farsi aiutare dal suo amico professore universitario Bruno Bauer, ma Bauer viene cacciato dall'università. Allora che cosa fa Marx? Marx fa il giornalista. Attenzione, il giornalista è l'unica vera professione che Karl Marx abbia davvero svolto durante la sua vita, anche se è una professione dalla quale non guadagnava assolutamente niente. Infatti lui scrisse sempre per piccoli giornali rivoluzionari. Marx diventa redattore della Gazzetta Renana. La Gazzetta Renana era un giornale estremista sul quale scrivevano molti esponenti della sinistra hegeliana, come il già citato Bruno Bauer. Il suo amico è Arnold Ruge. Vi ricordate, abbiamo parlato di questo ennesimo esponente della sinistra hegeliana, Arnold Ruge, nella scorsa lezione. La Gazzetta Renana pubblica soltanto pochi numeri, poi viene chiusa da autorità, viene chiusa dalla censura. In quel periodo, attenzione, Marx studia molto, scopre Feuerbach, studia e ammira Feuerbach. Abbiamo già detto nella scorsa lezione che per un certo periodo Marx si considerò proprio un allievo di Feuerbach, uno che condivideva la filosofia di Feuerbach. Sempre nel 1843 viene pubblicata la sua prima opera, che può essere considerata di una certa importanza. 1843 è un'opera contro Hegel, si chiama Critica del diritto pubblico di Hegel, d'accordo? Critica del diritto pubblico di Hegel, anche se a volte in italiano viene tradotta anche in altri modi. Per esempio viene tradotta col titolo Critica della filosofia del diritto di Hegel. In qualunque forma voi la troviate, scritta in italiano, tradotta in italiano, sempre della stessa opera si tratta, d'accordo? Fate attenzione, Marx pubblica quest'opera nel 1843, poi vi aggiunge una prefazione, un'introduzione nel 1844 che sarà pubblicata a Parigi sul nuovo giornale diretto da Arnold Ruge, d'accordo? Arnold Ruge aveva chiuso gli annali di Halle, l'abbiamo detto la scorsa lezione, e si era spostato a Parigi, dove pubblicava
il giornale Annali franco-tedeschi, Ruge. Allora, spero di essere chiaro. Marx pubblica in Germania nel 1843 l'opera Critica del diritto pubblico di Hegel, poi vi aggiunge un'introduzione l'anno dopo, nel 1844, che viene pubblicata su un numero del giornale Annali franco-tedeschi a Parigi, diretto gli annali franco-tedeschi da Arnold Ruge. Perché questa introduzione breve alla critica del diritto pubblico di Hegel da parte di Marx è importante? Perché in questo articolo degli annali franco-tedeschi pubblicato a Parigi, articolo che appunto funge da introduzione all'opera precedente, Marx pronuncia la famosa frase, scrive la famosa frase: la religione è l'oppio del popolo, d'accordo? Opium des Volks. La frase è al singolare: la religione è l'oppio del popolo, non la religione è l'oppio dei popoli, come scorrettamente dicono alcuni. Molti pensano che questa famosa frase sia stata inserita in una delle opere principali più importanti di Marx, per esempio le tesi su Feuerbach, no? In cui lui critica proprio la visione della religione di Feuerbach. Invece la famosa frase la religione è l'oppio dei popoli, bisognerà poi vedere però esattamente cosa significa, si trova nell'articolo che funge da introduzione, vi ho detto prima, alla critica del diritto pubblico di Hegel. Marx pubblica questo articolo a Parigi perché anche lui, come Arnold Ruge, indesiderato in Germania, si sposta a Parigi. Quindi noi abbiamo nel 1844 Marx a Parigi. Scusate, Marx in realtà è andato a Parigi sin dal 1843, d'accordo? A Parigi lui conosce molti personaggi importanti come Bakunin, l'anarchico, molti altri, ma soprattutto due che a noi interessano. Proudhon, vi ricordate, il più importante dei socialisti utopisti di cui abbiamo parlato in una scorsa lezione, Proudhon che influenzerà molto Marx, poi Marx però si distaccherà, romperà anche con Proudhon, ma soprattutto conosce Friedrich Engels. Attenzione, non lo confondete con Hegel, si chiama Engels, Friedrich Engels, scritto Engels, ma si pronuncia Engels in tedesco. Friedrich Engels sarà l'amico di una vita di Marx, amico, collaboratore, persona che aiuterà, come vedremo, anche in maniera materiale Marx e la sua famiglia, è coautore di alcune opere di Marx. In particolare Marx rielaborò da Engels la sua basilare fondamentale dottrina, che in seguito vedremo molto estesamente, del materialismo storico. Il materialismo storico, il Diamat, è in realtà invenzione di Engels. Nel 1844 Marx scrive il manoscritto di un'opera molto importante, i manoscritti economico-filosofici. Manoscritti economico-filosofici sono appunto dei manoscritti scritti da Marx nel 1844. Non ebbero impatto però sulla sua epoca perché furono ritrovati e pubblicati, pensate, soltanto nel 1932. Tuttavia io ve li spiegherò, sono importanti perché? Perché Marx poi decide di non pubblicarli? Perché, attenzione, i manoscritti economico-filosofici presentano una versione primordiale, una versione primitiva della teoria di Marx sull'alienazione del lavoro, lo sfruttamento del lavoro da parte dei capitalisti nei confronti degli operai, dei proletari. Questa versione embrionale, attenzione, delle dottrine di Marx non ha ancora una base economica,
perché Marx non ha ancora studiato tutti quei libri, quegli autori di economia attraverso cui cercherà di fornire una base di economia politica, una base scientifica, rigorosa, economicistica del suo sistema. Il suo sistema nei manoscritti economico-filosofici è ancora in fase di abbozzo e soprattutto Marx basa le sue dottrine su fattori antropologici, d'accordo? Su fattori antropologici, non ancora su fattori economici. Per questo poi Marx non ebbe alcun interesse a pubblicare questi manoscritti, perché nel frattempo la sua teoria era cambiata, o meglio, si era approfondita, sostituendo le motivazioni antropologiche, scusate, le motivazioni economiche alle motivazioni antropologiche che sono presenti in questi manoscritti. Tuttavia, questi manoscritti sono molto interessanti, anche perché appunto testimoniano che la filosofia di Marx, che lui stesso vuole essere basata esclusivamente su equazioni economiche di tipo, secondo lui, proprio scientifico, in realtà questa teoria economicistica è stata inizialmente delineata da Marx su altre basi, d'accordo? Quindi Marx viene espulso anche dalla Francia come un pericoloso rivoluzionario indesiderato. Si trasferisce sempre con la fedele moglie Jenny, che nel frattempo nascono le due figlie, insomma, la fedele moglie Jenny che non lo abbandonerà mai, si trasferisce a Bruxelles, in Belgio. Nel 1844. Attenzione, a Bruxelles lui pubblica alcune opere di una certa importanza, in particolare nel 1845 a quattro mani con il suo amico Engels, Marx scrive e pubblica La Sacra Famiglia e nello stesso tempo l'ideologia tedesca. Attenzione, entrambe queste opere sono pubblicate sia da Marx sia da Engels a quattro mani, cioè le scrivono insieme, ok? Inoltre, entrambe queste opere sono critiche nei confronti della sinistra hegeliana, di cui Marx ha fatto parte, da cui adesso però invece prende le distanze. Nel 1845, sempre lo stesso anno, c'è un manoscritto di enorme importanza, le tesi su Feuerbach. Le tesi su Feuerbach sono brevi tesi, brevi paragrafetti scritti da Marx a matita su alcuni fogli. Le tesi su Feuerbach, ma si legge Feuerbach, le tesi su Feuerbach 1845 sono in realtà composte da poche paginette, d'accordo? Con degli appunti a matita, numerati, proprio le tesi 1, tesi 2, tesi 3, eccetera, tesi su Feuerbach. Sono soltanto poche pagine, però si tratta della prima volta in cui Marx esprime la sua dottrina con delle espressioni molto molto precise, sono solo degli appuntini destinati poi a essere rielaborati. Anche in questo caso Marx non pubblicherà questo manoscritto, Engels lo pubblicherà al posto suo nel 1888, postumo, cioè dopo la morte di Marx. Nel 1847 Marx rompe anche con Proudhon. Abbiamo detto nella lezione in cui abbiamo parlato del socialismo utopistico che Proudhon fu proprio l'ultimo con cui Marx rompe. Proprio lui si era già distaccato da tutti, anche da Feuerbach, ha un certo ritegno nel rompere anche con Proudhon. Nel momento in cui il sistema filosofico di Marx, almeno nella sua mente, se non anche compiutamente nelle sue opere, è pronto e delineato, Marx, come abbiamo già detto in un'altra video lezione, non può accettare la tesi di Proudhon che la proprietà privata possa continuare a esistere, semplicemente debba essere gestita, data agli operai o a coloro che la lavorano. Per Marx la proprietà privata deve
scomparire. Quindi lui scrive contro Proudhon l'opera Miseria della filosofia, che è irriverente nei confronti di Proudhon perché è una risposta ad un'opera di Proudhon che si chiamava Filosofia della miseria, capite? Proudhon aveva scritto Filosofia della miseria, Marx va contro di lui scrivendo un'opera con il titolo rovesciato Miseria della filosofia. Nel 1848 Marx è ancora a Bruxelles, su incarico della Lega dei Comunisti. Marx scrive, insieme a Engels, anche in questa è un'opera scritta a due, il famoso manifesto del Partito Comunista. Il manifesto del Partito Comunista certo risente del fatto di essere un'opera di occasione, un'opera che comunque era stata commissionata a Marx da qualcun altro, dalla Lega dei Comunisti, che deve quindi fare propaganda alla Lega dei Comunisti, ha un tono quindi propagandistico. Tuttavia è un'opera molto molto importante, scritta anche in un certo modo, piena di ironia, un'opera graffiante. L'incipit famosissimo di quest'opera è il seguente: un fantasma si aggira per l'Europa. È il famoso inizio del manifesto del Partito Comunista. Ovviamente il fantasma è il fantasma del comunismo. Famosa anche la chiusa, la conclusione del manifesto, che suona: proletari di tutto il mondo, unitevi. D'accordo? Marx scrive in tedesco, la frase è anche nota nella versione inglese: Workers of the world unite. Lavoratori del mondo, lavoratori di tutto il mondo, unitevi. Succede poi che Marx viene cacciato anche dal Belgio, d'accordo? Anche dal Belgio. Non c'è nessun paese europeo che sembra volere ospitare Marx e la sua famiglia. Qual è il paese più tollerante d'Europa? Chiaramente la Gran Bretagna. Marx nel 1849 si trasferisce in Gran Bretagna, a Londra, e vivrà lì fino alla fine della sua vita, senza mai tornare sul continente. Viene seguito ovviamente dalla moglie Jenny e dalle due figlie. Marx a Londra avrà grossissimi problemi economici, cambierà diverse abitazioni, sono spesso proprio abitazioni fatiscenti che Marx non ha i soldi per ristrutturare. Qui cioè la Marx e la famiglia di Marx hanno davvero grossissimi problemi, soffrono il freddo, non hanno un soldo proprio a Londra. Drammatiche sono le lettere che Marx scrive al suo amico Engels. Marx e Jenny avranno un altro figlio che letteralmente morirà di freddo e di fame a Londra, quindi si trovavano proprio in difficoltà, proprio sull'orlo della sopravvivenza. Marx sarà sempre aiutato dalle generose offerte di Engels, cioè Engels per tutta la vita mandò dei soldi a Marx e alla sua famiglia, mantenendoli letteralmente, cioè Marx continuò a vivere per tutta la sua vita mantenuto dal suo amico Engels. Voi direte, ma Friedrich Engels era ricco? Sì, a differenza di Marx era molto ricco, perché Friedrich Engels era figlio di un grande industriale tedesco che si era trasferito in Inghilterra. Quindi Engels stava in Inghilterra anche lui, perché il padre aveva delle industrie in Inghilterra, quindi industrie che poi lui ereditò. Quindi Engels era un industriale, apparteneva proprio alla classe dei capitalisti che lui stesso, insieme al suo amico Marx, odiava. Tuttavia ovviamente era per l'abbattimento del capitalismo. Lui aveva un osservatorio privilegiato perché alcune fabbriche appartenevano a lui e alla sua famiglia, e quindi poté osservare la condizione della classe operaia. Questo l'aiutò a scrivere una delle sue opere, La condizione della classe operaia in Europa. Molti hanno criticato Marx dal punto di vista umano, dal punto di vista anche di capofamiglia, soprattutto anche personaggi di destra o comunque fortemente anticomunisti fanno tuttora
fanno tuttora pesare alcuni aspetti di Marx a Londra. Marx, si dice, non ha mai lavorato, alcuni dicono è sempre vissuto come un parassita prendendo soldi del suo amico Engels. A Londra non era difficile trovare un lavoro, per esempio Marx avrebbe potuto fare l'impiegato, non so, qualcosa del genere. Marx però non volle mai lavorare a Londra. In realtà la motivazione era in parte ideale, in parte materiale. Marx disse di non voler mai essere sfruttato, di non voler mai essere un ingranaggio di quel capitalismo che lui voleva abbattere. Questo va bene, d'accordo, però ci sono delle contraddizioni, cioè Marx a volte, lo so che insomma dobbiamo distinguere l'uomo dalla sua opera, naturalmente, tanti personaggi nella storia possono essere criticati per motivi privati, però è anche vero che Marx a volte contraeva dei debiti col macellaio, con il panettiere, faceva finta di non essere in casa quando questi bussavano per reclamare di essere pagati. Ora, un macellaio e un panettiere a Londra all'epoca non erano degli industriali, non erano personaggi che veramente lo stavano sfruttando biecamente. Cioè si potrebbe dire che il macellaio e il panettiere che lui si rifiutava di pagare erano lavoratori, anche loro erano lavoratori che si spezzavano la schiena dall'alba al tramonto. Comunque Marx non volle mai lavorare, però il motivo è anche un altro, che Marx aveva bisogno di studiare, e aveva bisogno di studiare soprattutto tantissime opere di economia, perché le sue opere fondamentali, che appunto lui scrisse a Londra, di eccezionale importanza, che senza le quali Marx non sarebbe il Marx che conosciamo oggi, furono possibili per via di lunghissime letture, studi durati anni, d'accordo? Se Marx avesse lavorato per mantenere la famiglia, avesse lavorato, sicuramente Marx non sarebbe mai riuscito a scrivere Il Capitale e le altre opere che vi dirò. Quindi in fondo uno potrebbe anche pensare lui era un intellettuale, sì, non lavorava, però magari con le sue opere ha fatto il bene della classe operaia, ha fatto il bene dei popoli e quindi insomma, invece lavorando magari sarebbe stato moralmente migliore, però non avrebbe scritto le opere, magari altri invece che sono anticomunisti, che odiano Marx, potrebbero dire, naturalmente la mia è una battuta, avrebbe fatto meglio a lavorare, avrebbe fatto meglio a non scrivere mai le opere che ha scritto. Insomma, comunque, Marx era un uomo del suo tempo, Marx sfidava anche le persone a duello, cioè non bisogna credere che siccome lui era un comunista si comportava da comunista. All'epoca l'ipocrisia era molto forte, lui nascondeva le idee anche ai vicini di casa. Marx a Londra molti hanno messo in evidenza questo aspetto della sua vita privata, fa la vita di un borghese, vuole a tutti i costi essere un borghese, per quanto sia un borghese piccolo piccolo, un borghese pezzente, fa la vita di un borghese. Le figlie, se voi leggete alcune opere e lettere personali di Marx, sembrano molto in contraddizione con le sue teorie. Lui ci tiene che le figlie vestano bene, che frequentino persone ricche, che le figlie vadano a equitazione, che le figlie studino pianoforte, d'accordo, anche se lui non aveva proprio i soldi per fare nulla del genere. Ci sono lettere di Marx in cui lui scrive in maniera abbastanza irata a pretendenti di entrambe le figlie, chiedendo loro, ma lei è abbastanza ricco per sposare mia figlia? Può portare una dote? Quindi le due figlie poi furono sposate ottimamente, anche per questi interventi del padre di Karl Marx, furono sposati a persone benestanti che diedero una grossa dote, d'accordo? Dote, una parte della quale fu presa proprio dal padre, quindi qualcuno potrebbe dire ha sfruttato le figlie per ottenere una dote. Ci teneva che le figlie sposassero delle persone ricche, che portassero delle doti, d'accordo, delle persone benestanti. Tuttavia
Marx mentiva alle figlie, Marx nascondeva la profonda miseria della sua famiglia alle figlie, e le figlie vivevano insieme a Marx e la moglie in appartamenti in cui pioveva dal tetto, rischiava di crollare il tetto, e Marx cercava di nascondere, insomma, la verità sull'economia della famiglia, tant'è vero che entrambe le figlie furono poi trattate male dai loro mariti. Questo è molto triste, quando i mariti scoprirono che in realtà loro erano povere, che il padre era molto povero. Una addirittura si suicidò, cioè comunque fecero una vita infelice, dovuta forse anche all'educazione, alla situazione in cui erano. Un altro aneddoto che spesso viene riportato spesso dai nemici di Marx, ma è singolare. Marx successe che mise incinta una domestica, d'accordo? Fece restare incinta una giovanissima domestica che lavorò a casa della famiglia di Marx per poche settimane. Per non rovinare il matrimonio, sapete cosa fece il suo amico Engels? Sembra incredibile. Disse a Jenny, la moglie di Marx, che il figlio era suo. Cioè, Engels pagò questa domestica, la madre del figlio naturale di Marx, la pagò profumatamente per tutta la vita, pagò il mantenimento quindi del bambino, fece una buona azione, però pagò, attenzione, anche il silenzio di questa domestica e fece credere a Jenny che il figlio di questa domestica fosse suo di Engels, cioè si prese una paternità a Engels per nascondere ovviamente la paternità di Marx e salvare il matrimonio. E Marx passava la maggior parte del suo tempo nella British Library, la biblioteca britannica, British Library, che si trovava all'interno del British Museum. Non so se molti di voi sono andati a Londra e hanno visitato il British Museum, no? Ci sono tantissime cose da vedere, eh, le opere, no, del Partenone di Atene, eccetera. Adesso non più, però fino a qualche decennio fa la grandissima biblioteca britannica, una delle più grandi del mondo, anche all'epoca visitabile da tutti gratuitamente, quindi a Marx andava molto bene. La libreria britannica, la biblioteca britannica, British Library, si trovava all'interno del British Museum, all'interno del cupolone centrale del British Museum, che oggi appartiene a un'associazione difficilmente visitabile, credo solo su appuntamento. Se riuscite a entrare nel cupolone del British Museum, vi fanno tuttora visitare la sedia e il posto dove Marx sedeva. Marx per anni e anni e anni, ogni giorno andava alla British Library del British Museum, studiava tantissimi autori, soprattutto economisti classici britannici, tantissimi autori di economia, tantissimi autori di ogni tipo. Questo gli permise di scrivere poi, vedremo, le sue opere fondamentali. Quindi attenzione, Marx fu beneficato dalla tolleranza britannica, l'unico posto in Europa, la Gran Bretagna, che non solo accettò di far vivere all'interno dei suoi confini un rivoluzionario espulso da tutto il resto d'Europa, non gradito in altri paesi d'Europa, ma gli permise anche del tutto gratuitamente di studiare, di consultare centinaia e centinaia di libri, di articoli, senza i quali Marx non avrebbe mai potuto scrivere le opere in cui delinea con precisione la sua dottrina, d'accordo? Quindi questo è anche molto importante. E infatti, dopo una decina di anni dal suo trasferimento in Gran Bretagna, esce la prima delle opere veramente fondamentali di Marx. Nel 1859 il primo volume dei Grundrisse, attenzione, dei cosiddetti Grundrisse. Poi ci sarà un secondo volume pubblicato molto tempo dopo. Grundrisse vuol dire in tedesco elementi fondamentali. Grundrisse, elementi fondamentali. Io lo scrivo, attenzione, Grundrisse, in base
all'ortografia semplificata, ok, del tedesco, mettendo due S al posto della strana scharfe di una strana lettera che esiste solo in tedesco. Non perché io non sappia che SS in tedesco si scrive con una sola lettera, anche se c'è stata una riforma ortografica recentemente che permette in alcuni casi di sostituire le due S, la scharfe con due S, ok? Quindi comunque scritto come lo scriviamo noi, diciamo Grundrisse, significa elementi fondamentali. Perché? Perché il titolo completo dell'opera si chiama Elementi fondamentali per la critica dell'economia politica, d'accordo? Siccome il titolo è molto lungo, elementi fondamentali per una critica dell'economia politica, quest'opera viene chiamata o economia politica oppure lineamenti fondamentali, ok? Ma molto spesso anche in Italia si ha la tendenza, si ha l'abitudine a chiamarla Grundrisse, cioè con la prima parola inglese del titolo, d'accordo? Grundrisse, ovvero lineamenti fondamentali. I Grundrisse di Marx sono l'opera che ha come titolo completo Lineamenti fondamentali per una critica dell'economia politica, in cui lui esprime più o meno le stesse idee che poi saranno espresse nel 1867. Vedete che Marx ha avuto bisogno quasi di 20 anni di studio e di studio al British Museum e poi di scrittura per elaborare finalmente il suo sistema molto molto preciso, pieno di una serie di dati, di equazioni matematiche, di elementi che lui ha ricavato da tutti i libri che ha letto in questi quasi 20 anni all'interno della Biblioteca Britannica. Quindi è il primo volume del Capitale. Das Kapital, l'opera fondamentale, l'opera più importante di Karl Marx. Il primo volume esce nel 1867, ma ciò che è importante è che Marx continuò senza tregua a scrivere il Capitale, ad allargarlo, ad allungarlo sempre di più, a riscriverlo, aggiungervi capitoli, eccetera. Tant'è vero che dopo la sua morte il Fido Engels pubblicò un secondo e un terzo volume del Capitale, quindi il primo volume, il più famoso, fu pubblicato durante la vita di Marx. Però vi è anche postumo un secondo volume del Capitale del 1885 e un terzo del 1894, pubblicati dopo la sua morte dall'amico di una vita Engels, d'accordo? Marx a Londra inizia a fare anche attività politica. Abbiamo visto nelle nostre lezioni di storia che nel 1864 Marx è uno dei primi dei fondatori della prima internazionale socialista. D'altra parte però l'attività politica di Marx fu limitata, la prima internazionale socialista si sciolse presto. Nel 1875 Marx, non ve le ho dette tutte le opere e gli articoli, vi ho detto quelle principali, nel caso potete approfondire dal libro di testo. Nel 1875 lui scrive un'opera che, per quanto sia breve, è molto importante, cioè la critica al programma di Gotha. Che cos'è il programma di Gotha? Gotha è la città tedesca dove si stava svolgendo, era previsto il congresso dell'SPD, del Partito Socialdemocratico Tedesco, di cui abbiamo ampiamente parlato nelle video lezioni di storia, quella per esempio sul movimento operaio, ma non solo, quella sulla storia della Germania, di Bismarck, eccetera. L'SPD, Partito Socialdemocratico Tedesco, si stava spostando su posizioni riformiste, non rivoluzionarie. Abbiamo spiegato appunto nelle lezioni di storia cosa voleva dire, soprattutto per via dell'opera di personaggi come Lassalle.
Marx non sarà mai un riformista, sarà sempre duro e puro, appoggerà sempre le posizioni rivoluzionarie, massimaliste all'interno dei partiti e dei movimenti operai. Quindi scrive, capite, la critica al programma di Gotha, cioè la critica al programma che il Partito Socialdemocratico stava per presentare al proprio congresso di Gotha, programma ispirato da Lassalle e da altri riformisti. Marx, attenzione, visse abbastanza a lungo per sperimentare alcuni problemi della sua teoria, cioè Marx visse abbastanza a lungo per vedere anche molti critici, anche molti del movimento socialista, molti critici nei confronti delle sue teorie, che sostenevano che il capitalismo stesse andando in una direzione completamente diversa da quella profetizzata da Marx, che quindi Marx avesse sbagliato. Questo lo dicevano molti riformisti, ma anche in maniera dura il revisionista Bernstein. Marx ebbe la fortuna di vivere fino ad età anziana per rendersi conto che vi erano dei problemi rispetto a quello che lui aveva detto dello sviluppo del capitalismo, mentre sembra che la realtà, la storia lo smentisse, no? Che il capitalismo stesse andando in una direzione contraria. Però Marx non si smentì mai, Marx continuò a pensare che il capitalismo avrebbe prodotto continuamente miseria, un aumento, uno svuotamento della classe dei capitalisti borghesi, un aumento enorme della classe proletaria, abbandonata a se stessa, disoccupata, sempre più sfruttata, eccetera. Veramente alcune politiche sociali degli stati, come appunto la Germania, stavano smentendo questo perché gli operai erano sempre più aiutati dalle riforme sociali che gli stati, che i governi facevano, e la libera concorrenza non era più una libera concorrenza selvaggia, lumica in qualche modo, considerata da Marx nelle sue opere. Tuttavia Marx resterà sempre un rivoluzionario. Allora, molti di voi diranno: ma Marx era piuttosto dogmatico, era uno che non cambiava idea. Si può pensare così, però si può pensare anche in altro modo. Il punto è che, abbiamo detto, lui continuò a scrivere fino alla sua morte il Capitale. Oltre al secondo e al terzo volume del Capitale pubblicati postumi da Engels e altre opere, altri scritti pubblicati postumi da Engels o da altri scritti ritrovati nel XX secolo, l'abbiamo visto, per esempio il capitolo sesto inedito, cosiddetto del Capitale, Marx continuò a scrivere anche dei manoscritti non appartenenti a nessun'opera, a volte scriveva anche su foglietti, scriveva anche delle brevi note, dei brevi pensieri, dei disegni su fogli sparsi. Quindi c'è un enorme materiale inedito di Marx e ancora adesso, in questi anni, si vanno pubblicando fogli inediti di Marx. In questa produzione, diciamo, non sistematica negli ultimi anni, Marx dimostra di essere meno dogmatico di quello che è. Cioè, nelle opere pubblicate a stampa, soprattutto durante la sua vita, e quelle raccolte da Engels, e chiaramente le ha raccolte in un certo modo, secondo il suo interesse, pubblicate postume, Marx sembra essere un pensatore piuttosto dogmatico, che non si crea particolari problemi o ripensamenti. Però, ripeto, in molti dei suoi fogli, dei suoi manoscritti inediti, invece emerge un altro tipo di Marx, non sistematico e meno dogmatico, eccetera, che magari non è stato preso in considerazione. In realtà è successo che Marx aveva anche una prospettiva politica e quindi tende a essere molto rigido su certe idee, anche perché veniva spinto a questo dal consiglio di Engels. Engels era veramente quello rigido, dogmatico, che lo spingeva a esprimere in maniera netta, senza ripensamenti, in maniera sistematica, le sue idee. Quindi sicuramente Marx magari ha esagerato, è stato troppo netto, troppo totalizzante nell'applicare certe sue idee fondamentali che vedremo, però ehm,
questo dipende anche dall'influenza molto pesante che Engels ha avuto su di lui, e abbiamo visto Engels interveniva anche pesantemente in fase di redazione, di pubblicazione, modificando quello che Marx aveva scritto, oppure ordinandolo. Abbiamo visto ordinando i materiali lasciati inediti da Marx, ordinandoli in un certo modo, come a Engels conveniva. Ad ogni modo ci sono tantissime ovviamente discussioni critiche su questo. Marx muore nel 1883 ed è a Londra, e lì è sepolto nel cimitero di Highgate. Highgate si trova nella periferia, diciamo in una zona nord-occidentale di Londra. Il cimitero di Highgate è meta di pellegrinaggio proprio per questo motivo. Turisti curiosi, seguaci di Marx arrivano da tutto il mondo per visitare la tomba. Inizialmente era una tomba molto semplice, poi successivamente varie associazioni comuniste hanno costruito una tomba molto grande e significativa, e io stesso ci sono stato al cimitero di Highgate per curiosità, e spesso si vedono proprio sulla tomba di Marx, si vedono tuttora comunisti, ammiratori di Marx che portano fiori, con fasce dedicate a Marx, insomma una sorta di piccolo culto laico sulla tomba di Marx. Era molto più frequente nei decenni passati, adesso magari si è un po' affievolito. Comunque Marx riposa lì. A partire dalla prossima lezione entriamo in medias res e esaminiamo le dottrine, le idee filosofiche di Karl Marx.